Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di ottobre 2022. Wow, abbiamo la carta della stella, amici del cancro. La stella parla di sogni, di desideri, di obiettivi, parla anche di destino molte volte ed le stelle si vedono di notte, quindi è una carta collegata con tutto quello che è il momento della notte, il momento diciamo anche della ricettività, perché di notte c'è silenzio, quindi si sente meglio. Andiamo a vedere, ok, abbiamo tre oracoli. Il primo è l'oracolo numero 16 e dice tutto ciò che brilla. E ci sono delle maschere in cima ad una montagna di denaro, di oro. Questa carta fa riferimento a quelle che sono un po' le illusioni dei soldi, del materialismo, a qualche tipo di maschera che si sta mettendo. È un po' come se dicesse non è tutto oro ciò che luccica. È un po' questo, diciamo, il senso di questa carta. Poi abbiamo la carta numero 32, qui e ora, ok? Qui abbiamo una freccia che indica il passato e qui abbiamo una freccia che indica il futuro. Aspettate che fatemi vedere qua. Ah, e qui dice sei qui. Questa carta fa riferimento, diciamo, a rimanere con i piedi per terra, mi verrebbe da dire, perché comunque la carta della stella è una carta che ha un'energia molto alta, connessa con quello che è il sesto chakra piuttosto che il settimo chakra. Quindi è un po' come se vi dicesse, ok, cercate di vivere il momento presente, senza proiettarvi troppo nel futuro o rivivere troppo nel passato. E poi abbiamo questa carta che è una carta numero 25 che dice girare in tondo, ve la metto di qua. Probabilmente si parla di qualche ciclo karmico, di qualche... Vi ricordo che la carta della stella è collegata al destino, quindi può essere che ci sia qualche tipo di karma qui che si ripete o qualche tipo di dinamica, di atteggiamento, di desiderio che si ripete da un tempo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che la lettura è generale, è fatta per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Devo dire che la stesa nuova ha riscontrato un discreto successo. È vero che con l'altra si andava più a fondo, ma c'è da dire che quello che vedevo io era il movimento energetico più importante in generale di quel periodo e da lì poi si sviluppava la lettura. Questa a mio avviso è un po' più completa perché va a toccare diversi settori, diversi punti, diciamo così, la stella un'altra volta, della vostra vita e quindi non lo so, ho l'impressione che sia più completa. Voi comunque continuate a scrivermi nelle email, scusate, nei commenti e a farmi sapere insomma che cosa ne pensate di questa lettura. Allora, in centro lettura abbiamo la carta della torre, poi andiamo in questo senso. Continuiamo con il 7 di coppe, abbiamo un 4 di bastoni, il 5 di spade, un 6 di pentacoli, un 8 di coppe, la carta della stella, l'eremita e un 7 di pentacoli al contrario. Allora, ragazzi, la carta centrale è una bella torre, quindi direi che la sento un po' collegata a questo è tutto ciò che brilla, perché la torre fa riferimento anche all'ego molte volte, a quello che si vuole per qualche cosa che detta l'ego, un bisogno di rivincita, un bisogno di rivalsa, il fatto di dimostrare qualche cosa a qualcuno. Quando c'è la carta della torre c'è proprio un crollo dell'ego. Probabilmente non si riesce ad uscire da un certo tipo di dinamica e qui c'è bisogno di destrutturare tutte quelle che sono le illusioni, le idee, i pensieri, anche i sogni, perché la stella ce l'avete due volte,
Quindi c'è da filtrare, sento io, in questo periodo, quello che è mm, il vostro obiettivo, il perché volete certe cose, perché siete spinti in determinate direzioni, ok? È un po' quello. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a, a un qualche cosa che riguarda una residenza, una casa, qualche tipo di vendita, mi sento di dire. Andiamo a vederlo dopo nello specifico se viene fuori qualche cosa di più. Allora, partiamo da un punto di vista della spiritualità, quindi la vostra evoluzione spirituale, diciamo, in questo periodo. E vi dirò che secondo me sarà bella intensa, ok? Perché quando c'è la torre non sono mai passaggi indolore, ragazzi. Mm? Ma io la torre la vivo come un momento di reset molto positivo in realtà, perché vi fa rendere conto delle strutture che avete tenuto su fino adesso e che in realtà non vi servono. Ok, sono strutture che fanno sentire imprigionati comunque. La torre molte volte rappresenta anche una sorta di prigionia. I prigionieri una volta venivano lasciati nella torre, insomma. Ehm, Sento che c'è una forte evoluzione personale in questo periodo. È vero, avete questa carta del girare in tondo, ma quello che sento è che prenderete anche una sorta di respiro, ok? Nel connettervi con voi stessi. Questa torre io sento che per voi era veramente indispensabile perché vi dà la possibilità di riconnettervi col vostro sé interiore, di riconnettervi con voi stessi. Avete anche la carta dell'eremita, parla di ricerca interiore, parla di qualcuno che cerca la propria verità. Quindi sento che sarà un- una bella evoluzione da quel punto di vista lì, ecco. Mm. E molte persone, ragazzi, avete la carta dell'eremita, io credo che qui crolleranno le sicurezze per quello che riguarda le persone che vi potranno sostenere, nel senso che in questa situazione o in quello che è il movimento, diciamo, energetico della torre di questo periodo, sento che, come vi posso dire, avete l'eremita e la stella, siete proprio focalizzati dentro, avete bisogno di trovare voi il vostro spazio, avete anche un otto di coppe che è sempre quella, l'energia dell'eremita. C'è qualcuno qui che ha bisogno di togliersi da determinate illusioni e da intraprendere un nuovo percorso. È una carta di viaggio, l'otto di coppe, sia interiore che esteriore, quindi per qualcuno qui si tratta proprio di muoversi da una residenza, muoversi da una casa, muoversi da una sorta di prigionia, da una situazione che non vi piace più. Potrebbe essere per molti una situazione, diciamo, lavorativa o economica, o comunque è qualche cosa legato ai soldi. Qui avevamo la carta del e tutto ciò che brilla, ma lo vediamo dopo nello specifico. Adesso mi piacerebbe andare a vedere le relazioni e sono tutte le relazioni, quindi le familiari, quelle di coppia, amicizia, ok? Allora, per quello che riguarda le persone che hanno una relazione, ragazzi, vedendo queste due carte vi dico, non vi fate troppo prendere da quelli che sono gli obiettivi futuri, cercate di vivervi il qui e ora, perché comunque sento che la relazione è equilibrata, è salda, ci sono dei sogni e dei progetti in comune. Ecco, magari quello che è il lato economico non è proprio florido, potrebbe sembrare una cosa che poi invece in realtà non è. Ecco, ma comunque non vedo grosse uscite di denaro, imprevisti o cose di questo genere. Diciamo che non ci sono ingressi enormi. Ecco, da un punto di vista della sicurezza familiare sento quello, però siete appagati da un punto di vista dell'unione di coppia, sento, no? Il consolidamento, c'è un consolidamento, c'è un'unione, c'è qualche cosa qui che viene resettato, appunto, no? Si crea un nuovo tipo di stabilità, un nuovo tipo di equilibrio.
Se doveste essere single, ragazzi, potrebbe nascere, diciamo così, o per un viaggio o per un tipo di collaborazione nuova che magari iniziate a fare o per qualche tipo di spostamento che voi dovrete affrontare, potrebbe nascere una nuova amicizia, potrebbe nascere qualche cosa che veramente sembra sano, però comunque qui avete la carta del tutto ciò che brilla, quindi fate attenzione perché anche poi con il 6 di pentacoli il rischio qui è di dare sempre un po' troppo. Il 6 di pentacoli è una carta di grande generosità e qui c'è la tendenza a darsi sempre un po' troppo per gli altri, quindi rimanete nel qui e ora, magari non viaggiate troppo con la fantasia e con i sogni e rimanete con i piedi per terra, ecco, quello che mi sento un po' di dirvi. Nel caso abbiate figli, vi dico, potrebbero esserci delle discussioni, potrebbe esserci una sorta di impazienza, potrebbe esserci qualche tipo di disaccordo, diciamo così. Ehm, Però quello che è importante è che voi ragioniate con la vostra testa, cioè nel senso i figli hanno il loro tipo di percorso e voi avete il vostro. Arrivo ad un certo punto dove il genitore in quanto tale non può fare più di tanto nei confronti del figlio, ma tocca al figlio prendersi la responsabilità della propria vita, insomma. Allora, diciamo, da un punto di vista lavorativo, ecco, io credo che forse è un po' qui il nodo, secondo me, della situazione, nel senso che sento che c'è qualcuno che ha voglia di andare verso altri obiettivi, altri orizzonti. Avete due volte la carta della stella, per qualcuno si può trattare di un sogno che si vuole realizzare, ma c'è la necessità di spostarsi da certi tipi di idee, da certi tipi di sicurezze, perché ricordatevi che quando arriva la torre c'è un crollo di alcune certezze. Quindi magari qui si pensava che ci fosse qualcuno che ci aiutasse e invece ci si rende conto che non c'è più quel tipo di appoggio che ci si aspettava e che si è soli in questo tipo di movimento, di cambiamento, mi verrebbe da dire, perché sento che qui le persone, potrebbe essere che molte persone stiano decidendo di cambiare lavoro o stiano comunque tentando di creare una nuova fonte di ingressi, no? Però qui avete 7 di coppe, l'8 di coppe e l'eremita. In realtà le possibilità ci sono, per qualcuno si tratta proprio anche di stabilire dei nuovi tipi di collaborazioni, però fate con la vostra testa, è un po' il consiglio che vi danno le carte. Nel senso che avendo la carta dell'eremita avete decisamente tutte le qualità e l'esperienza e la sapienza per affrontare questo tipo di situazione da soli, questo tipo di percorso da soli. Mm? Molte persone qui sento che vogliono proprio inseguire un loro sogno. Questa carta del tutto ciò che brilla, sento che è un po' come appunto quello che vi dicevo all'inizio, cercate di mantenere comunque i piedi per terra, di non farvi troppo trasportare dalle idee e dai sogni perché si rischia poi di girare in tondo. Vedete che cosa è realmente fattibile, cercate di stringere collaborazioni e alleanze che potranno essere fruttuose, cercate di lasciare diciamo da parte persone e energie che potrebbero comunque creare conflitti o nubi mentali, perché magari ci sono persone che vi dicono delle cose per consigliarvi, per aprirvi gli occhi e invece poi in realtà vi mandano ancora più in confusione. Quindi ecco, fate un po' con la vostra testa, cercate di capire quali potrebbero essere le illusioni, quali potrebbero essere in realtà le possibilità concrete, insomma. E avete 7 di pentacoli al contrario, per piacere lavorate sulla pazienza, ok? Perché qui quello che vi manca, sento, in questo periodo sarà la pazienza di, come vi posso dire, di attendere che il ciclo cambi, di attendere che questa trasformazione, che questo momento passi. Però si tratta solo di integrare quello che è l'ego, qui ragazzi, quindi una volta fatto questo tipo di lavoro la torre non è neanche così tremenda, diciamo così. Mm. Allora, guardate, per qualcuno si può trattare di, perché comunque parla anche di rotture. Sento che per qualcuno potrebbe trattarsi di una rottura da un punto di vista lavorativo. Potrebbe essere per una discussione, potrebbe essere semplicemente che qualcuno decida di diventare autonomo, di staccarsi. Nel caso siate senza lavoro,
Guardate, anche qui ridimensionate l'ego perché c'è qualche tipo di struttura da dover rompere. Può anche far riferimento a delle credenze limitanti. Adesso infatti lo andiamo a vedere con questi oracoli, però potrebbe anche esserci qualche credenza limitante che ingabbia, che costringe, perché la torre fa un po' quello anche, che non vi fa sentire all'altezza di qualche cosa, di qualche tipo di lavoro. Quindi qui è il consiglio di valutare di nuovo altri tipi di possibilità. Allargate il raggio d'azione, mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere un messaggio con queste carte blu che diciamo esprimono appunto un pensiero su cui riflettere sulla situazione presente. Perché mi è difficile aver fede? L'impazienza. La pazienza in questo caso, in questa carta, è rappresentata da una fanciulla che aspetta che i frutti maturino, quindi rispecchia quello che è la fiducia del fatto che i frutti arrivino. Sa aspettare con un atteggiamento positivo ed è un po' questo probabilmente quello su cui vi dovete focalizzare nel prossimo periodo, mantenere un atteggiamento positivo, tenere alte le vibrazioni, ok? Nonostante stiate vivendo un momento torre. Allora, abbiamo poi il mazzetto giallo che parla di una credenza potenziale che potrebbe esserci dietro questa situazione. Potrebbero anche non risuonarvi, ragazzi, o magari sì, però diciamo che li ho trovati degli spunti carini su cui riflettere. Perché ho troppe aspettative? Quindi qui probabilmente c'è un'asticella un po' troppo alta, tutto ciò che brilla. È un po' e l'impazienza che vedo qui mi sembra un po' che vogliate tutto e subito, vogliate vedere in fretta il risultato, ho questa sensazione. Andiamo a vedere con il mazzetto rosso che dà un'affermazione appunto su cui pensare o un'azione da fare. Vedo il lato buono di un aspetto di me che giudico negativamente. Wow, eccolo qua. Qualche cosa che giudicate negativamente, compito è di trasformarlo in un punto a vostro vantaggio. Come si dice, fare di necessità virtù. Quando ci si trova in un momento di down, in un momento di sconforto, in un momento di forte cambiamento, di crisi, insomma, usare, sfruttare questo momento di crisi come trampolino di lancio per qualche cosa di nuovo, per qualche cosa di positivo. Usare, sfruttare letteralmente questo momento di reset totale per reinventarsi, per ricreare un nuovo tipo di realtà, un nuovo tipo di dinamica, un nuovo tipo di quello che per voi è questo momento torre, insomma. Andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura. Ok. Tirerò su solo quelle che si sono girate e abbiamo l'arcangelo Fanuel che parla di speranza, parla di ottimismo, parla di nuovi inizi e qui dov'era perché mi è difficile aver fede, qui dovete aver fiducia in voi stessi, avete tutte le capacità, tutta l'esperienza, tutta la saggezza, la conoscenza, manca il mago perché probabilmente vi manca la consapevolezza di poter gestire gli strumenti che avete davanti a voi, le possibilità, le opzioni che si potrebbero aprire, però anche qui vediamo i nuovi inizi e in effetti dopo il momento torre, dopo il momento di distruzione si può solo ricostruire. È una carta numero 20. E poi qui abbiamo la carta numero 2, quindi carta numero 20, carta numero 2 che dice, parla di attaccamento. Vediamo che qui c'è una ragazza intrappolata in una ragnatela e sapete che quando c'è, diciamo, la preda all'interno della ragnatela, più si muove, più si ingarbuglia. Quindi più si cerca certe volte di uscire forzatamente da una situazione, più ci si ingarbuglia. C'è qualche tipo di, ripeto, questione che crea una sorta di attaccamento. Ricordatevi che i beni materiali, questi tipi di illusioni fanno parte di quello che vuole l'ego, ok? L'ego ha bisogno di sentirsi ricco, sentirsi bello, sentirsi apprezzato, sentirsi immortale, sentirsi potente. Ok, quindi lavorate su quello che è il distacco, il non attaccamento in questo periodo. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma,
vi abbia dato abbastanza informazioni. Se vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, commentare, condividere o fare una donazione. Ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!